Ho letto un libro di Richard Feynman qualche anno fa, mi sono appassionato ai suoi scritti, ma soprattutto alla fisica quantistica in generale. E Richard diceva: la vera scienza è credere nell'ignoranza degli esperti. E questo elogio all'ignoranza che Richard fa in questo libro, che mi sembra si chiami Il senso delle cose, molto bello, mi ha aperto molto la mente, perché come tanti professionisti che seguono un certo tipo di protocollo, di direttive che magari anche hanno sperimentato nella loro vita o che hanno ovviamente anche studiato, hanno difficoltà poi a cambiare in seguito ai risultati che stanno ottenendo, ma anche in seguito al mondo che cambia. Io devo dire che quando ho letto questa frase ho messo in discussione tanto, già un po' lo stavo facendo, ma in realtà quando lessi quanto questi fisici, premi Nobel per la fisica, mettevano in discussione le proprie ricerche, le proprie teorie, i propri studi, le proprie scoperte, con cui magari anche avevano vinto il Nobel qualche tempo prima, è stata una grande ispirazione per mettere in discussione quello che io stavo facendo nel mio lavoro. Io ho studiato tanto nel mio percorso, ma i miei studi, che si sono poi diramati anche in studi psicologici e più spirituali, sono partiti dalla crescita personale. Quando avevo 20 anni ho scoperto questo mondo che mi ha aiutato ad uscire da una situazione veramente difficile, molto complicata, fatta di depressione, di tanti quelli che oggi chiamerebbero disturbi e patologie. Avevo anche problemi con i soldi, un brutto rapporto con i miei genitori, la mia famiglia anche non se la passava meglio, quindi insomma stavo vivendo un periodo veramente buio e la crescita personale mi aiutò ad uscire dal fango. Ho scritto anche un libro proprio che si chiama Fuori dal fango, perché mi diede quegli strumenti di base proprio per iniziare a credere un pochino di più in me stesso e fare dei passi verso l'ottenimento di risultati che mi avrebbero fatto uscire da quella situazione di difficoltà. E ti devo dire che in quella fase è stata fondamentale la crescita personale per me. Poi insomma sono passati tanti anni, sono arrivati dei bei risultati nella mia vita, ho sanato i debiti, mi sono preso cura di me, ho iniziato a credere di più in me stesso, però sai, comunque anche se iniziavo ad ottenere dei risultati e le cose che stavo facendo mi stavano portando a vivere una vita di una qualità sicuramente migliore, perché non avere soldi per arrivare a fine mese e avere difficoltà come quelle che ti ho spiegato prima sicuramente era molto peggiore, sentivo comunque che c'era qualcosa che stonava, qualcosa che mi mancava sempre, qualcosa che non avevo ancora raggiunto ma non sapevo realmente cosa fosse. E quindi ho iniziato poi a credere che magari poteva essere utile per me e per le persone soprattutto divulgare quello che avevo ottenuto, quello che avevo imparato, e allora ho iniziato a farlo diventare il mio lavoro. Mi sono sentito chiamato in causa dalle difficoltà anche che tante persone intorno a me avevano e che io con quello che avevo imparato potevo aiutare. Ho scoperto poi che ero portato nel farlo, che avevo un dono in qualche modo, che non avevo capito precedentemente, infatti mi sentivo sempre bravino in tante cose ma mai bravo fino in fondo in nessuna. E scoprire che ero capace di empatizzare, di ascoltare, di guidare gli altri senza ancora avere le competenze mi diede tanta voglia di continuare in questo viaggio e quindi decisi di prendere in mano questo viaggio del coaching, finché all'inizio sono diventato un coach, quindi facevo delle sessioni uno a uno e poi mi sono aperto al mondo della formazione, della crescita personale più in generale. E ovviamente, dato che tutti questi strumenti mi avevano aiutato ad uscire dal fango, la prima cosa che ho fatto è stata quella di costruire dei miei protocolli, partendo da tutte le cose che avevo studiato, per aiutare le persone a fare quello che avevo fatto io. E ero convinto, perché era quello che io stavo facendo, che una volta raggiunti determinati risultati avrei raggiunto anche la felicità e che bisognava avere sempre ambizioni più grandi e che tutti dovevano per forza ottenere grandi risultati nella vita per essere felici. Questa era una mia fortissima convinzione. Scienza è credere nell'ignoranza degli esperti. Allora ho voluto un giorno mettere in discussione questa mia verità, un po' perché mi sono ascoltato e sentivo che c'era qualcosa che suonava, come dicevo prima, ma anche perché ho iniziato ad approfondire, a leggere, a studiare, ho visto che grandi fisici, che grandi personaggi che hanno cambiato il mondo, come Mandela, come Gandhi, Martin Luther King, avevano messo in discussione le loro verità e le avevano cambiate più volte e avevano
iniziato a credere che la verità assoluta non esiste, che c'è sempre qualcosa di nuovo che possiamo scoprire e sperimentare. Tant'è vero che tantissimi studi scientifici sono stati poi confutati, quindi anche ciò che dice la scienza, no? E quando ti dicono su questa cosa ci sono X studi scientifici, lo dice la scienza, però poi la scienza viene spesso confutata dalla stessa, quindi anche lì il fatto che ci sia uno studio scientifico per me non è comunque sufficiente, non mi dà una garanzia che quella cosa sia veramente giusta. E quindi ho iniziato ad approfondire altre tematiche proprio perché ho avuto il coraggio di mettere in discussione quello che fino a quel giorno per me era una certezza, una verità assoluta. E ho iniziato ad approfondire il mondo della psicologia in modo un pochino più importante, mettendo in discussione anche tutte le cose che avevo studiato con i vari PNListi, da Bandler a Grinder e tutto poi il mondo del coaching che spesso dava un po' contro al mondo della psicologia. Diciamo che Virginia Satir e tutti questi fautori della psicologia moderna erano visti con occhi particolarmente critici ma anche un po' distorti, quindi ti davano queste informazioni ma dal loro punto di vista. Allora ho iniziato ad approfondire, ho iniziato a studiare Freud, ho iniziato a studiare Jung e tutto il mondo della psicologia fino all'Owen e tanti altri, insomma adesso senza che siamo qui a fare la lista della spesa. E ho scoperto un mondo che a mio avviso era fondamentale per avere io stesso gli strumenti per poter conoscere in profondità le mie reazioni alla vita, alle difficoltà della vita, essere più in controllo di quello che mi capitava. E così ho fatto. Oltre a farmi anche aiutare, io ho fatto terapia, ho fatto qualsiasi tipo di terapia che si possa fare, non solo con uno psicologo, un terapeuta, ma anche proprio spaziando in altri mondi, come adesso ti dirò. E quindi ho approfondito perché ho capito che avere gli strumenti anche di psicologia sarebbe stato un passo importante. E quindi ho approfondito, poi trasformando le cose che a mio avviso erano funzionali per fornire alle persone degli strumenti pratici che potessero usare indipendentemente da un professionista esterno, ho costruito dei protocolli che ho aggiunto nel mio protocollo, che prima era solamente basato sul coaching e adesso iniziava ad avere anche degli strumenti di psicologia. E questo ovviamente ha aiutato me prima di tutto e poi migliaia e migliaia di miei allievi negli anni. Ma mi sono reso conto, tornando sempre alla scienza e credere nell'ignoranza degli esperti, che mi mancava ancora qualcosa e che probabilmente il raggiungere questo successo, avere più soldi, avere più fama, avere un certo tipo di status, era comunque un costruirsi una maschera e non essere onesti fino in fondo con se stessi. E allora diciamo che da Jung il passaggio a temi un po' più spirituali è stato poi quasi una conseguenza. E da lì ho iniziato ad approfondire il mondo dell'energia, la fisica quantistica, tant'è vero che ho scoperto poi tutti questi fisici pazzeschi, da Heisenberg appunto allo stesso Richard Feynman, Niels Bohr, Albert Einstein, Max Planck, eccetera, eccetera. E mi sono aperto anche, partendo magari dai più conosciuti, Joe Dispenza e tanti altri, come Lipton, eccetera, al mondo dell'energia e quindi del non visibile, al mondo anche della spiritualità, della presenza. Ho iniziato a leggere libri di Yogananda, Nisargadatta e tanti altri come Krishnamurti, eccetera. E mi si è aperto un altro mondo. Ho detto wow, ma allora non tutte le persone devono per forza raggiungere chissà quali obiettivi. Non tutte le persone hanno bisogno di essere persone di successo. Non tutte le persone hanno bisogno di avere milioni in banca per stare bene. Che oggi sembra così scontato per me, ma al tempo non lo era affatto. E il mondo della crescita personale fa una cosa molto utile quando sei proprio nel fango, ma sempre più deleteria e distruttiva poi andando avanti nel tempo se non compi delle azioni correttive. Ovvero ti fa creare una maschera di ciò che non sei. Ed è questo è stato lo switch importantissimo che ho fatto proprio grazie alla psicologia e poi alla spiritualità. Perché ho iniziato a vedere che tutta quella parte di sicurezza, di forza, di coraggio che mi ero costruito nella mia vita e che comunque stava in parte funzionando, in realtà era solamente una maschera.
come la maschera della vittima, la maschera dello sfigato, la maschera di quello che non ce la farà mai, la maschera di quello che ce l'ha tutti contro, esiste anche la maschera di quello forte. Allora ho iniziato ad approfondire tanto l'ego, ho iniziato a conoscere molto meglio me stesso, sotto tante sfumature, tante sfaccettature. Ho scoperto che dentro di me c'è un bambino di 6-7 anni che ha bisogno di me, e ha bisogno di amore, non di aspettative, ha bisogno di fiducia e non di richieste. E ho iniziato a prendermi cura di me e quindi sono diventato sempre di più prevedibile a me stesso sotto il punto di vista del coaching, che mi dà una direzione, sotto il punto di vista della psicologia, che mi ha aiutato a conoscere i drammi del mio passato, da dove arrivavano queste ferite che mi portavano poi a reagire in un certo modo alla vita, fino poi ad arrivare ad accettarmi in profondità, a perdonarmi, a perdonare le persone che mi avevano fatto soffrire nella vita e quindi a trovare veramente il mio sé reale, piuttosto che inseguire un sé ideale basato sul riflesso delle aspettative genitoriali e poi della vita stessa, che non fa altro che far soffrire le persone. E quindi poi piano piano ho messo insieme questi mondi e chissà cosa arriverà nel futuro, sono veramente curioso di scoprire. E quindi quando vedo professionisti che rimangono così, che hanno fatto il loro studio accademico e non si spostano di lì e attaccano etichette, fanno queste robe che a mio avviso sono ben lontane dall'amore e dall'amarsi, sono profondamente dispiaciuto perché hanno il paraocchi e oggi non si può ragionare così. Oggi bisogna ragionare in modo olistico, aprire le vedute, andare di più nel sentire piuttosto che nello studio scientifico, perché quando parlano di studi scientifici si perdono dei pezzi, perché il sentire va oltre lo studio scientifico, ci sono tantissime cose che non sono ancora state dimostrate. Gli atomi hanno un'intelligenza e questa energia che riempie gli atomi, perché non sono fatti di materia ma sono fatti di energia per il 99,9999%, e quell'energia ha un'intelligenza e questo è stato ampiamente dimostrato più volte ormai da tantissimi anni. E quindi dovremmo approfondire tutto questo, dovremmo essere curiosi di tutto questo, dovremmo focalizzarci di più sull'amore, perché l'amore è energia, l'amore è vibrazione. E quindi tante patologie, tanti disturbi che le persone hanno e che subito vengono etichettate come malate, in realtà sono una mancanza di amore verso noi stessi. Sono pressioni, sono aspettative, sono ego. E quindi quando noi ci apriamo all'amore iniziamo a vedere le cose in modo diverso. E ovviamente con i giusti strumenti, anche di psicologia, e con il coaching che comunque ci dà una direzione, ci fa sentire utili, ci dà uno scopo nella vita, ci fa raggiungere i nostri obiettivi, ci fa sentire impegnati in qualcosa di potente. Allora l'unione di queste cose, bam, crea una svolta potentissima nelle persone. Ed è quello che faccio ormai da tanti anni, sempre di più perfezionando e limando il mio metodo che si arricchisce ogni giorno di più. Oggi sono anche tantissimi, migliaia di professionisti che utilizzano il nostro metodo, da psicologi, terapeuti, fisioterapisti, osteopati, insomma in ogni settore ci sono persone, professionisti che stanno utilizzando anche questo metodo, hanno messo insieme questi strumenti e stanno ottenendo e ottengono risultati straordinari con i loro pazienti. E quindi questo video era un po' per farvi capire che non c'è una certezza assoluta e ho dovuto accettare con grande fatica all'inizio questo, poi sono diventato un fan del mettermi in discussione e sono pronto a farlo e continuare a farlo e quindi ecco vi invito ad essere anche voi esempio di questo e di mettere in discussione le cose che vi vengono dette, di mettere in discussione le vostre certezze e di riuscire sempre di più ad essere in contatto con la potenza del vostro cuore, la potenza dell'amore e di questa energia meravigliosa che ci unisce tutti e che dovremmo imparare a coltivare sempre di più. Quello che dico sempre è che se i genitori di tutto il mondo sapessero amare davvero, in modo sincero, onesto, incondizionato, rispettoso, i propri figli, non ci sarebbe più guerra, non ci sarebbe più violenza, non ci sarebbe più il male, perché non avrebbe più bisogno di esistere il male. E quindi ragazzi, prendiamoci cura di noi, prendetevi cura di voi, vi voglio bene.